Buongiorno a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete di nuovo qua insieme a me sul mio canale Quadrata, il canale dedicato al mondo dell'open source e della tecnologia IT che piace a me e spero che piaccia anche a voi. In questa puntata non andremo a parlare del solito Zabbix, ma andiamo a conoscere una nuova tecnologia che, ormai c'è già da un bel po', che è gratis per tutti e che può essere molto interessante per alcuni contesti ben specifici, ok? E quindi partiamo con le fantastiche slide. Allora, parleremo di Cloudflare. Cloudflare è un noto provider internet che ci permette di avere un insieme di servizi, dalla security all'hosting, a Kubernetes, di tutto e di più. Non è un video sponsorizzato, chiaramente, è qualcosa che ho visto che girava particolarmente nel mondo YouTube e ho detto, vai, proviamolo un po' perché magari potrebbe essere utile a me, ma anche a tutti voi. Cosa ci permette di fare questo servizio specifico di Cloudflare, che si chiama Zero Tier Tunnel, spero che sia così. Ci permette di portare le nostre applicazioni che sono all'interno della nostra network verso l'esterno. Quindi se noi avessimo il nostro servizio Zabbix ostato sulle nostre macchine e lo vogliamo rendere pubblico, l'unico metodo fino a poco tempo fa comunque era avere un IP pubblico, fare delle regole sul firewall per fare port forwarding o comunque sistemi più o meno simili, ok? Con Cloudflare tutto diventa più semplice e ci permette di andare subito in pubblico con le nostre applicazioni veramente in maniera molto semplice. Come si può fare e che cosa ci serve? Ci serve sostanzialmente un sistema operativo Linux, Windows, macOS, quello che volete, quindi qualunque tipo. Ci sono vari agent per tutte le piattaforme e quello che però è fondamentale è avere un nome di dominio, quindi dovete registrare un vostro nome di dominio. Perché? Perché poi gli utenti o voi potrete andare a mettere nel vostro browser il vostro dominio e raggiungere il vostro applicativo. Il nome di un dominio si può comprare ovunque, non dovete per forza comprarlo da Cloudflare, ok? Perché vi conviene fare questa cosa? Perché vi conviene tunnellizzare? Sicuramente perché in alcuni contesti non ci sono altre soluzioni, ma per chi non è avvezzo o comunque non ha proprio tutte le competenze per poter fare qualcosa da solo, questa soluzione di Cloudflare è veramente semplice. Andiamo a vedere un attimino meglio qual è lo scenario classico. Noi abbiamo il nostro serverino all'interno del nostro home lab, dove magari abbiamo ostato lo Zabbix server e chiaramente gira sulla porta 80 o la 443, quindi HTTPS, dipende come avete fatto l'installazione, ma di default gira sulla porta 80. Se noi vogliamo vedere lo Zabbix dall'esterno, quindi col nostro telefonino o da qualunque postazione in giro per il mondo, l'unico metodo appunto è creare delle regole sul nostro firewall e fare in modo che la macchina sia presentata a livello pubblico su un IP ben specifico, che tra l'altro deve essere pubblico e raggiungibile, ovviamente. E in alcuni contesti, di nuovo, non è fattibile perché magari avete un dynamic IP, quindi dovete usare dei servizi esterni che vadano ad aggiornare il nome DNS, l'IP su un nome DNS. Si usava, queste cose erano abbastanza normali fino a poco tempo fa. Altrimenti, quale alternativa abbiamo? Appunto, usiamo Cloudflare, per esempio. L'utente va a digitare sul browser un indirizzo DNS che abbiamo scelto noi, passerà tramite Cloudflare e poi tramite l'agente di Cloudflare installato sulla nostra macchina locale si stabilirà un tunnel che farà transitare la richiesta da Cloudflare verso la nostra macchina che sta a casa. E quindi alla fine avremo questo risultato, quindi avremo la possibilità di vedere il nostro applicativo da qualunque posto del mondo.
Qui un altro schemino preso dalla documentazione ufficiale di Cloudflare vi mostra un po' quello che vi ho detto, quindi il nostro browser che va a fare una richiesta di tipo HTTP e viene intercettata dal network di Cloudflare. A questo punto queste richieste verranno trasportate verso il vostro server che sta a casa su una porta ben specifica, perché potrebbe anche non essere la porta 80. Qua c'è per esempio l'esempio della porta 8080, ok? Quali agent abbiamo a disposizione? Vi ho detto praticamente un po' per qualunque piattaforma. Io quello che vi consiglio, a prescindere dal fatto che ci sia l'agente già pronto per Debian, Red Hat o ARM Linux, è più semplice usare la soluzione Docker, perché magari avete anche già installato il vostro applicativo con Docker, quindi su un container, ed è veramente semplice, tolto il fatto che dovete saper installare Docker sulla vostra macchina, ma dopodiché già Cloudflare vi propone una linea di comando su come lanciare l'agentino all'interno del container, con anche il token che vi permette di fare il match tra la vostra utenza e l'agente installato sul vostro host. Quindi è molto semplice. Ma andiamo a vedere insieme come si fa a creare tutto ciò. Prima cosa sicuramente è di andare sul sito cloudflare.com e entrare tramite login o andare a registrare, se non siete ancora registrati, il vostro account. Ci sono vari piani, chiaramente non vogliamo spendere nulla e quindi ci prendiamo il piano free, che va assolutamente bene per quello che vogliamo fare noi normalmente per le esigenze domestiche, penso. E quindi una volta che vi siete registrati e avete scelto il piano free, basta solo utilizzare il vostro account e a questo punto andrete nella dashboard principale di Cloudflare, dove non ci sarà nulla di particolare se non avete ancora creato un dominio, e a questo punto dovrete creare il dominio. Io ne ho già creato uno, va bene, ma se noi andiamo a fare add site, lui mi va a chiedere qual è il nome di dominio che dovremo utilizzare. Io ho messo questo qua, per esempio. Questo non è registrato su Cloudflare, ma è registrato su un altro DNS, e quindi cosa vi dice? Intanto vi chiedeva quale piano volevate utilizzare, ok? E noi gli abbiamo detto quello gratuito, free. A un certo punto però qua vi chiede di andare però ad avvisare la vostra authority dove avete registrato questo dominio del fatto che il DNS sarà gestito da Cloudflare, e quindi dovete andare ad aggiungere queste due entry all'interno della configurazione del vostro dominio. Fatto questo, in automatico il Cloudflare sarà in grado di gestire i nomi di dominio, i sottodomini anzi in questo caso, attribuiti al vostro dominio principale. Detto ciò, torniamo indietro e andiamo a vedere come si fa a creare poi un tunnel sfruttando Cloudflare. Non è difficilissile, anzi assolutamente facile, perché una volta che abbiamo il nostro dominio tutto a posto, quindi funzionante, registrato, eccetera, ci dobbiamo spostare a questo punto sulla parte di chiamata Zero Trust, ok? All'interno della parte Zero Trust di Cloudflare andiamo sotto Network, Tunnel. In molti video la disposizione di questo menu era diversa, perché Cloudflare chiaramente cambia un po' le cose, rinnova l'interfaccia, e quindi adesso si trova sotto questo sottomenu specifico. A questo punto noi gli diciamo crea un nuovo tunnel. Quindi creiamo un nuovo tunnel e ci chiede quale vuoi usare, Cloudflare D o Warp. Allora, Cloudflare D è la metodologia con il tunnel. Warp è una soluzione che ci permette di creare una VPN site to site, ok? Quindi completamente differente.
Andiamo su Cloudflare, che tra l'altro era quella raccomandata, facciamo Next. Qua ci chiede il nome di questo tunnel e noi possiamo chiamarlo My Tunnel, quello che volete. A questo punto salviamo il tunnel appena creato e ci chiede su quale piattaforma andrà installato l'agente. Come vi ho detto, scegliete quella che vi piace di più, ma sicuramente quella Docker è quella più semplice. Quindi clicco qua e lui già mi propone il comando da lanciare per poter registrare il tunnel sui sistemi Cloudflare. Quindi io mi prendo questo comando qua e ci spostiamo sulla mia macchina che ho all'interno della mia network. Questa è una macchina su cui ho già installato Docker, quindi vedete adesso non c'è nulla, e gli dico, bam, gli mando questo comandone qui. Occhio che però nella documentazione vi hanno messo come esempio il lancio di Docker, ma in modalità interattiva, quindi rimane in foreground, quindi se poi killate la sessione cade anche la gente, quindi per farla rimanere in piedi dobbiamo fare -D e quindi me la mette in background. Come vedete Docker PS è rimasta qua, mi dice che è da 4 secondi attiva. Se noi andiamo a vedere qua dentro cosa sta succedendo, andiamo a vedere i log dell'applicativo, vedremo che lui ha stabilito la connessione tramite il protocollo TCP e UDP su una porta ben specifica e anche su più host per dare la ridondanza della connettività. Se ci rispostiamo sul nostro browser, vedrete che a questo punto qua mi dice che il mio connettore è connesso, ok? Quindi qua mi dà il riscontro che l'agente è stato installato ed è partito in maniera corretta. E quindi io faccio Next e a questo punto mi chiede quale sottodominio dobbiamo andare a questa nuova applicazione che vuoi esporre. Io gli do web, per esempio, e poi devo per forza di cose sfruttare il mio dominio che è stato registrato all'interno di Cloudflare. Poi qua dobbiamo andargli a dire, ok, quale tipologia di protocollo espone la mia applicazione. Nel mio caso specifico voglio far girare Nginx, tanto per farvi vedere una prova, e devo mettere l'IP e chiaramente anche la porta su cui girerà Nginx, perché di default mi va sulla porta 8080 del Docker e questo è l'IP della macchina su cui ho installato il mio Docker container. Quindi se io vado di nuovo sulla mia macchina qua, andiamo a vedere qual è l'IP. Come vedete è questo IP qua, quindi qua ci sono tutti i container e io gli dico ok, devi connetterti qua sopra. Ok, spostiamoci nell'interfaccia di nuovo web e andiamo a confermare facendo save. A questo punto proviamo a raggiungere questo dominio che abbiamo creato da poco, quindi vado a prendermi copia e incolla, faccio incolla e come vedete sì, mi dice welcome to Nginx. Peccato che però il container Docker non c'è ancora. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che Cloudflare comunque fa una sorta di proxy dei siti che noi gli abbiamo dato in pasto o comunque dei servizi che gli abbiamo dato in pasto. In questo caso, visto che probabilmente era un'applicazione semplice, comunque è rimasto in cache questo valore. Andiamo a provare però a questo punto con un vero container, quindi mi muovo nella mia pagina, nella mia console e andiamo a provare a tirare su un applicativo che è un pochino più complicato, che è Paperless, che è un applicativo anche interessante perché è una soluzione open source per gestire i documenti. Adesso è su, quindi, scusate, Docker PS, e andiamo a vedere, sì, è sulla porta 8000. Andiamo a creare, quindi mi sposto sull'interfaccia web e andiamo a creare anche questo tunnel specifico per Paperless, quindi ci metto Paperless come sottodominio, poi gli dico che è di tipo HTTP, la porta è 8000 e basta, 8000, e l'IP è sempre lo stesso perché è la macchina su cui ho installato Docker. Faccio save e vediamo un po' se in questo caso qua dovrebbe invece presentare la realtà. Ok, vado qui, faccio
incolla e come vedete, no, mi ha presentato la pagina ufficiale del sito, che in questo caso è funzionante perché possiamo loggarci anche dentro e vedere che tutto funziona, ok? Quindi in questo caso non può avere cacheato nulla. Detto ciò, è una soluzione molto interessante, ma chiaramente ci sono sempre dei ma, e ve le ho anche citati qua nelle slide, quindi torno nelle slide perché effettivamente è molto semplice, è fantastico, ma ci sono dei pro e dei contro di questa soluzione. Pro sicuramente che è semplicissimo, facile da installare, facile da utilizzare immediatamente, in 4 clic abbiamo fatto tutto. In più abbiamo una protezione tramite HTTPS dei nostri siti che non sono esposti con un certificato, e Cloudflare ci mette a disposizione una protezione da DDoS e una sorta di application filtering, che meglio di niente è qualcosa. I cons, come hanno evidenziato altri youtuber, è che comunque abbiamo installato un agente che è in costante dialogo con Cloudflare, quindi potrebbe esserci qualche problema di sicurezza. Tutto il traffico passa comunque da Cloudflare, quindi noi non abbiamo il controllo, o comunque lui può vedere che cosa succede. E altra cosa che non è chiarissima è che c'è un upload size limit, quindi non potete andare a caricare tramite l'interfaccia web dei file che sono magari più grossi di 100 mega per il piano free. Volendole potete allargare, però questo vuol dire che cosa? Che non va bene per tutte le tipologie di applicativi. Pensate per esempio alle videoconferenze, che c'è traffico costante. E in più anche c'è un altro piccolo dettaglio, che comunque si basa su un tunnel su una singola porta alla volta, quindi applicativi che hanno più porte in gioco non possono funzionare, detto in parole povere. Però rimane sempre una cosa interessante da sapere, che comunque ci porta a magari a risolvere alcune specifiche considerazioni, però fatemelo sapere qua sotto nei commenti di che cosa ne pensate di questa soluzione di Cloudflare. Detto ciò, grazie di aver visto anche questo video e ci vediamo la prossima settimana. Saluti da Dimitri, ciao a tutti!